Napoli avranno inventato la pizza, ma chi l'ha portata nel mondo siamo stati noi. La vera pizza non è quella che si mastica, ma è quella che si scioglie in bocca. Doppio zero, il grano tenero del Mulino Renti. Con questa farina possiamo fare anche la pizza del decalogo della pizza doc napoletana, però noi la misceliamo con una farina tostata ai cereali che si chiama Mamma, e per dargli più profumi, perché è una farina ai cereali. Questa è una miscela che negli anni poi dopo ho perfezionato, si va a percentuali, bene o male, poi si trova l'equilibrio, dipende anche da questo qua, dal forno che hai, come lo usi, se è elettrico, se è a gas, se è a legna. Io il forno elettrico uso questa tecnica, poi magari col forno a legna, forno a gas mi adeguerei e cambierei la ricetta. La tecnica ti può aiutare ad avere un prodotto costante, sempre preciso, calcolando la temperatura dell'acqua, temperatura della farina, temperatura del lievito, quando la fai girare. Invece l'artigianalità è probabilmente la fortuna di avere un qualcosa di te stesso. È l'arte del pizzaiolo, della panificazione, è dovuta a questo, al genio del singolo anche, ecco, in un certo senso. Adesso io vado a fare un impasto classico che faccio tutti i giorni. Il weekend ne facciamo 2 o 3, il risultato è ottimo. Ci abbiamo vinto un mondiale, quindi possiamo dire, anzi 2, nel 2022 a Parma, pizza classica, quello più ambito, e l'altro invece nella categoria pizza e cocktail a Rimini al Pizza Senza Frontiere. Partiamo a impastare, se no non ce ne andiamo più. Ok. E i cereali. 1, 2, 1, vieni qua, senti, profumo, sente? Mettiamo il lievito. Facciamo girare 1 minuto. Allora, adesso mettiamo l'acqua, una parte, non tutta. Mettiamo 10 litri di acqua e accendo la macchina. Lasciamo girare per 8 minuti, sempre Forza Napoli. Abbiamo anche la tarantella, facciamo i balletti qua. Questi 8 minuti servono ad amalgamarsi tutta la farina e far in modo sì che si forma la maglia glutinica. Quindi abbiamo, vedi, come potete già vedere, si sta assorbendo, l'acqua assorbe la farina e deve arrivare a formare la zucca, la classica zucca nell'impastatrice. La percentuale di idratazione è 60%, 62% quelle che faccio normalmente, però si può arrivare tranquillamente a dei numeri molto più alti con questa macchina qua, o se devo fare le pale, le pinze romane, le focacce, si arriva anche all'80%. Mettiamo un po' d'acqua.
Sono qui in questo posto in Veruno, a Milano, grazie al genio di mio fratello che mi ha fatto fare una consulenza, perché prima io ero a Cadecaroli, una frazioncina di Scandiano. Sono stato gratificato dalla popolazione, perché ancora oggi vengono qui a Milano da Scandiano a mangiare la pizza, quindi è tanta roba anche quella. Il sistema di aggiungere l'acqua un po' alla volta per far assorbire piano piano la farina, ma più che altro è un'abitudine anche a volte, non è che ci sia sempre per qualsiasi cosa una cosa specifica. Vedi come già assorbito quasi tutta la farina, vedi? Ci ha messo anche meno di 8 minuti più o meno. A prescindere un buon impasto, no? Che al 90% è come una fettina di pane che bagnate con un po' di zucchero e già siamo al massimo. Quando ero bambino era il nostro dolce, la merenda quotidiana. La digeribilità non è dovuta tanto dall'impasto, la farina in sé per sé o come la lavori, ma soprattutto da come sono gli abbinamenti combinati sulla pizza e la qualità dei prodotti che mettete sulla pizza. Se ti scofini una ciotola o una pizza grossa così con 300 kg di roba sopra, oppure se ti mangi una pizza con 150-200 grammi di prosciutto crudo, secondo me la sapidità, se il prosciutto non è buono, ti viene da quello, non ti viene dalla farina che non è lievitato. La prima fase, come potete vedere, sta per terminare, la zucca si è formata, aggiungiamo il sale. Il metodo migliore per aggiungere il sale è questo qua. L'impasto mi è sempre lievitato, anche se aggiungevo il sale sopra il lievito sopra il sale, capito? Aggiungiamo un po' di acqua, così il sale si scioglie, amalgama bene. Partiamo con la seconda velocità. Aggiungiamo l'olio. Io uso semi di girasole. Ogni volta che l'ho assorbito tutto rimettiamo un'altra percentuale di olio in 2-3 step. Dagli 8 ai 14 minuti abbiamo chiuso l'impasto. La velocità serve anche per fargli incamerare più aria nell'impasto. Se aggiungessimo dell'altra acqua diventerebbe più soffice, ma anche già così è un buon prodotto. L'olio che abbiamo aggiunto è un olio di semi di girasole ed è un 1,2 kg su 20 kg di farina, un 6% più o meno. Normalmente la percentuale di olio è un 3%, non di più. Usando questo tipo di forno io ho dovuto alzare. In questa percentuale mi dà quello che io voglio. Colorazione, croccantezza, essendo un forno elettrico, e scioglievolezza anche dell'impasto, perché alla fine rimane sempre croccante esternamente e morbido dentro fino alla fine della pizza. Dopo che l'abbiamo fatto riposare 10 minuti gli faccio fare un giro, così mi dà una mano. 1, 2 e 3.
l'impastatrice è quasi pulita, adesso gli diamo una lavata. In alcuni posti dicono che se rimane lì l'impasto aiuta il giorno dopo a fermentare meglio, no? Ma la rottura di coglioni è che, concedetemi il termine, è che dopo quando fai le palline, quello che si è essiccato qua dentro, che è duro, te lo trovi nell'impasto. Non è croccantezza quella lì, è solo della farina dura e poi dopo quando tu la stendi, che la lavori, si strappa. Ci mettiamo un po' d'olio sopra, così non si asciuga l'impasto, non fa la crosta. Okay? Usciranno più o meno 120-130 palline. Allora, adesso facciamo lo staglio. Il mio metodo di fare le palline, che è quello che ho perfezionato negli anni e che mi hanno portato anche ad avere tutti i dolori che ho adesso nelle braccia, perché dopo 45 anni, fate la media voi, 100 palline al giorno, e non mi è mai capitato di dire che 2 palle oggi devo andare a impastare, no? Oppure devo fare le pizze, mai. Mozzatura, no? Fatto. Poi, o se no posso fare così, la metto qua e poi dopo le faccio a 2. Normalmente la pezzatura è 2,40 e 2,60. Facciamo vedere tutto in diretta. Due e 3. Così facciamo 3 senza stare lì a... Allora, 2,54, 2,64. Hai visto questo qua? 2,54, 10 grammi, 2,52, più o meno siamo lì. Questi li ho fatti prima, 2,52, 2,54. Quando ho iniziato a lavorare io, si faceva anche così, all'inizio, poi dopo si avvolgeva così e si faceva la pallina, no? Alcuni di quelli che ho formato negli anni hanno poi aperto locali, si sono gestiti le attività. Sono originario di Tramonti, è un paesino sulla costiera amalfitana, zona bellissima. Quando sono nato io nel 1965 nel mio paesello c'erano più di 20.000 abitanti, nell'85 c'erano 2.000 abitanti, 2.500 abitanti a Tramonti, quindi sono tutti emigrati e tutti gestori di pizzerie o pizzaioli in tutta Italia, Europa e nel mondo. Tramonti è il paese dei pizzaioli, ma non perché vogliamo fare le scarpe a Napoli. Napoli avranno inventato la pizza, ma chi l'ha portata nel mondo siamo stati noi. Che la sappiate fare solo voi va bene, ma che gli altri l'hanno portata in giro per il mondo e vi fanno dire che siete solo voi più bravi è un'altra cosa. Tutto lì. Devo ringraziare anche il comune, perché il comune mi ha dato le chiavi del paese dopo che ho vinto il mondiale. Avete visto tutto il processo? Questo è un impasto che abbiamo fatto riposare mezz'ora. Adesso questo impasto riposerà in frigo altre 18 ore e domani sera lo usiamo. E penso che la scioglievolezza sia proprio l'elemento principale di una buona pizza. Tu quando la metti in bocca ti fanno subito il paragone con un altro prodotto, dice la tua è diversa. La vera pizza non è quella che si mastica, ma è quella che si scioglie in bocca. Scioglievolezza. 24-36 ore. E stasera quando mangiate la pizza, dopo andate a casa, dice ma siamo andati a mangiare o dobbiamo ancora partire?
Poi un giorno vi faremo vedere anche il segreto del pane degli hamburger. Posso anche dire che ho la fortuna di avere con me oggi al mio fianco il mio primo figlio, Nicolas Moccia, che ha voluto seguire le mie orme. Faccio 20 kg di farina in totale, 17 kg di 00 anima verace e 3 kg di cereali, 2,5 grammi di lievito di birra a chilo di farina, quindi 2 panetti, 25 grammi di sale a chilo di farina, quindi mezzo chilo di farina, 60% di idratazione, quindi 12 litri di acqua e 1,2 kg, un 6% di grassa, pasta grassa, che non va considerata nell'idratazione, ma perché avendo un forno elettrico io con l'olio gli do un po' più di croccantezza, ho bisogno di colorarla un po', ecco.